Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di questo dispositivo che sinceramente, visto così, sembrerebbe un comunissimo caricabatterie. Anzi, se lo confronto con il caricabatterie del mio telefono, possiamo dire che non ci sono tantissime differenze. Ma se io ruoto il caricabatterie del mio telefono, qui ho una porta USB. Se io vado a ruotare quest'altro dispositivo, trovo una porta USB di tipo C, una porta USB tradizionale e una porta HDMI 4K. E allora andiamo a scoprire insieme a che cosa serve questo dispositivo. Sinceramente, anche guardando la scatola non è che riusciamo bene a capire a che cosa serve questo dispositivo. Comunque, marca Acefast. Nella descrizione del video vi lascio un link per andarla a vedere su Amazon, c'è anche un piccolo sconto. All'interno della scatola troviamo il dispositivo, c'è sia bianco che nero, un cavo Type-C Type-C lungo circa 2 metri e un libretto di istruzioni anche in italiano. Sicuramente di questo dispositivo la cosa che notiamo è la scritta GAN con questo triplo fulmine. Questo che sta a indicare che i componenti all'interno di questo dispositivo non sono più in silicio ma in un nuovo materiale molto simile al cristallo che viene chiamato nitruro di gallio. Grazie a questo nuovo materiale i dispositivi possono essere molto più piccoli perché scalda molto di meno. Inoltre è capace di condurre una tensione molto più alta. Bene, adesso andiamo a vedere all'atto pratico a che cosa serve questo dispositivo perché a me ha stupito veramente tanto e vediamo se riesce a stupire anche voi. Passiamo dunque alla prova pratica. Questo è il nostro dispositivo che non è alimentato. Ho collegato un cavo HDMI alla mia TV e lo vado a collegare al mio dispositivo in questo modo. Adesso prendo il cavetto in dotazione, quello di tipo C, USB tipo C, e lo collego al dispositivo e l'altra estremità la vado a collegare al mio PC in questo modo. Abbiamo quindi, ricapitolando, dispositivo non alimentato, HDMI e USB di tipo C. Vado ad accendere il mio PC. E in questo momento sto trasmettendo tramite il dispositivo il video dal mio PC alla mia televisione. Adesso prendo questo trasmettitore di questa tastiera e di questo mouse, questa ve la consiglio, nella descrizione del video vi lascio il link per andarla a vedere. Collego il trasmettitore nella presa USB in questo modo, accendo la tastiera. Quindi in questo momento ho collegato tastiera e mouse PC al mio televisore tramite il dispositivo. E vi ricordo che il dispositivo non è alimentato, è scollegato dalla corrente. Naturalmente se vado ad alimentare il dispositivo andrà a caricare anche il mio PC portatile. Quindi in questo caso con veramente pochi semplici passi ho collegato il PC alla TV. Diciamo che è una piccola docking station in questo caso. È inutile che vi faccio vedere che funziona tutto, è tutto perfettamente funzionante. Apriamo Google, perfetto. La qualità è ottima perché vi ricordo che questa è una porta HDMI 4K HD, quindi la qualità video è ottima. Adesso, passo successivo, quello che a me piace di più. Scollego il mio PC e vado a prendere il mio smartphone. Questo è un Huawei P30 Pro, c'ha circa 2 anni. Vado a collegare l'estremità al mio telefono. Qui lui dice se voglio la protezione cablata, faccio accetta e ho il mio telefono trasmesso direttamente sulla mia TV. E naturalmente la cosa bella è che posso utilizzare mouse e tastiera. Quindi se io mi apro Google, per dire, posso andare a digitare direttamente dalla tastiera. Posso naturalmente navigare dentro le app, torno indietro, per dire posso andare ad aprire, prendiamo Netflix, e naturalmente con la rotella del mouse posso tornare indietro. E questa è la prima cosa che secondo me è molto interessante. Quella più interessante è che sempre dal mio telefono
posso passare alla modalità desktop. Accetto sempre, appoggio il telefono. Vi ricordo che il dispositivo è sempre non collegato all'alimentazione. In questo caso sono passato alla modalità desktop del mio smartphone e posso utilizzarlo come un vero e proprio computer. Naturalmente posso navigare con il mouse, posso utilizzare la tastiera www.charlie.it, un sito a caso, apriamo. Funziona tutto perfettamente, quindi sicuramente è comodo per chi è in viaggio, magari sta utilizzando il proprio telefono, il proprio tablet per realizzare un progetto, oppure lo deve trasmettere a una TV o a un videoproiettore. Naturalmente qui ho tutte le mie applicazioni, anche in questo caso potrei aprire Netflix o comunque ho tutte quante le mie applicazioni e secondo me questa cosa è veramente interessantissima. Se andrò a collegare il mio dispositivo all'alimentazione, naturalmente andrò a caricare anche il telefono. Cosa interessante è che se io scollego la pennetta, che è il trasmettitore del mouse e tastiera, e vado a collegare una pennetta, una pendrive, quindi una pennetta di memoria, in questo modo, e utilizzando il mio smartphone come touchpad, perché posso usarlo anche come touchpad, da gestione file avrò la possibilità di andare a leggere il contenuto della pennetta, anche di prendere un file e portarlo all'interno del desktop del mio smartphone. Naturalmente posso andare a creare un file, aggiornare, modificare e fare insomma tantissime cose. Questa la trovo un'utilità fantastica e consideriamo sempre che il dispositivo non è alimentato. Adesso andiamo ad alimentare il nostro dispositivo e come possiamo vedere il telefono è andato in carica. Allora abbiamo due tipi di ricarica, quella di tipo C e quella normale. Quella di tipo C è una ricarica molto veloce e arriva fino a 60 watt, mentre quella diciamo USB tradizionale ricarica fino a 5 watt di potenza. Quindi questa oltre a ricaricare a 5 watt di potenza comunque è una porta multimediale perché c'è la possibilità di collegarci una pennetta di memoria o qualsiasi altro dispositivo USB. E sempre per parlare di DockStation ho collegato il dispositivo direttamente al monitor, quindi tramite una ciabatta per alimentarlo, e ho anche collegato tastiera e mouse, quindi qui ho due PC, quindi basterà attaccare come ho fatto prima il PC, andarlo ad accendere, mouse e tastiera sono già accesi, tutto perfettamente funzionante. E in questo caso si sta anche ricaricando il mio portatile, quindi con una postazione del genere basta un solo cavetto che io posso arrivare, attaccare un secondo PC, quindi senza dover collegare il tutto, anche in questo caso andare ad alimentare il secondo PC un solo cavo ed è tutto pronto per essere utilizzato. E infine, come ho fatto vedere prima, se ho il mio progetto sul mio telefono, basta attaccare il telefono, lo sblocchiamo, accettiamo, siamo già in modalità desktop e andare ad utilizzare mouse e tastiera per il mio telefono.
Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Non voglio spendere ulteriori parole su questo dispositivo perché secondo me è un concentrato di tecnologia e funziona veramente bene. Sicuramente lo consiglio a tutte quelle persone che per lavoro hanno la necessità di proiettare quello che hanno sul cellulare o sul proprio tablet verso una TV o un videoproiettore. È comodo averlo in casa come semplice docking station e poi non ci dimentichiamo che è un caricabatterie ultra veloce. Alla fine del video vi lascio tutta la lista di dispositivi compatibili con lui. Bene amici, come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e a presto al prossimo video, Flavio.